Oggi parliamo di un prototipo da parte della casa francese Renault che secondo me, compreso io, nessuno si aspettava. Ne parliamo in questo video. Nel 2021 Renault ha celebrato il 60° anniversario della famosissima Renault 4L, modello che è stato venduto più di 8 milioni di unità in 100 paesi diversi, veramente numeri da capogiro se ci pensiamo ad oggi, nei suoi 30 anni effettivi di vita. E per celebrare il suo 60° anniversario Renault ha fatto diverse iniziative quest'anno e per concludere questo 2021 proprio per la 4L ha deciso di collaborare, e lo leggo e la mia pronuncia non è che sia perfetta, con il centro design de Arsenal. Non ho mai fatto francese. Per creare, come la Renault stessa dice nel suo comunicato stampa, una show car che offre una rivisitazione futuristica e stravagante della 4L. Il veicolo, se lo vogliamo chiamare così, Renault lo chiama così, però così lo chiamiamo, se la Renault la chiama così, è fatto totalmente in carbonio ed è un qualcosa che sicuramente non si vede per strada e punta veramente tanto in là nel futuro. Diciamo che Renault pensa il futuro non più con la mobilità via terra, tra virgolette, quindi come oggi con le auto su 4 ruote, ma una mobilità che è via aerea. E effettivamente questa cosa che state vedendo esiste, l'hanno fatta veramente ed è funzionante. Quindi anche dal punto di vista tecnologico è veramente molto interessante. Però ora vi dico un po' di dati tecnici che ci ha fornito Renault. Ovviamente è un veicolo elettrico, la sua batteria, cito quello che viene detto, è di circa 90.000 mAh. Il veicolo può raggiungere una velocità massima orizzontale di 26 metri al secondo con una inclinazione di 45 gradi durante il volo ed una inclinazione massima di 70 gradi. Può volare fino a 700 metri di altezza con una velocità di decollo di 14 metri al secondo, limitata a 4 metri al secondo per motivi di sicurezza, ed un atterraggio che è di 3 metri al secondo. E siccome è un'anteprima mondiale, quella che è stata rilasciata come notizia da parte di Renault, il prototipo che state vedendo nelle immagini sarà presentata al pubblico da lunedì prossimo fino alla fine dell'anno nel cuore di Parigi. Poi ci sono altre tappe che farà, se non ricordo male, in America, però effettivamente il pubblico potrà andare a vedere questo prototipo. La cosa interessante è che dalle immagini, da quello che ci ha fatto vedere Renault, è che prima di tutto questo veicolo funziona veramente e si alza veramente in volo, però non credo che siano stati fatti dei test con una persona a bordo, perché mi sembra anche un po' eccessivo. Diciamo che è un drone con sopra un'auto, in poche parole, però parliamo di mobilità elettrica in questo canale, però soprattutto negli ultimi 2 anni, e soprattutto si parla di auto elettriche, no? Ora, cara Renault, ma i soldi che hai speso per fare questo prototipo, perché sicuramente non è che si fanno gratis queste cose, non si potevano spendere per un prototipo come hai fatto per la Renault 5 di una versione elettrica di un'auto rivisitata nel futuro o nel presente? Perché? Cioè, una cosa che non mi sarei mai aspettato. Io pensavo, ve lo devo dire sinceramente, che avevo letto un po' le notizie perché Renault aveva fatto una mini presentazione per dare un po' di spicy che oggi effettivamente uscisse la notizia, e pensavo, oh, bene, una Renault 4 rivisitata nel presente di oggi o nel futuro, quello che sarà, in versione elettrica, proprio come è stato fatto con la Renault 5. Ma invece, appena letto la notizia, ho detto: ma che cazzo fai, Renault? Più che altro
secondo me ci stava veramente tantissimo, vedendo anche la scocca che sta sopra a questo drone in pratica enorme, una versione elettrica della Renault 4, perché la scocca è bella, a me piace veramente tanto. Se avessero, invece di aver messo le eliche, avessero messo le ruote, forse sarebbe stato un pochino meglio. Non so se riuscirò a fare un piccolo progetto tanto per darvi l'idea di come me la sarei immaginata, ma in caso ve la lascio qua sopra. Insomma, vedete che con la scocca che hanno presentato e con sotto semplicemente delle ruote non sarebbe una bruttissima idea, a parer mio ovviamente, soprattutto in un'epoca dove le city car o le città o le seconde auto di famiglia possono principalmente al 99% dei casi essere elettriche, e presentare un modello che sia tipo Renault 4 con casomai una batteria come ad esempio quella della Dacia Spring, perché ormai Renault e Dacia ormai è la stessa cosa, alla fine è sempre lo solito gruppo, secondo me sarebbe uscito un bel progetto con anche un budget un po' minore, così anche la gente andava anche ad acquistare come seconda auto. Insomma, purtroppo questo non è, e sinceramente sono rimasto un pochino deluso. Certo, ora se Renault sta vedendo questo video e vede queste bozze di progetto e casomai da un giorno all'altro esce la notizia: oh, vogliamo fare la Renault 4 in versione elettrica, proprio come abbiamo fatto con il drone, ma ci abbiamo pensato dopo, prego Renault. Ovviamente soltanto un prototipo, io spero ovviamente che facciano una versione auto molto veicolo 4 ruote che sta sulla strada, non in aria, ridisegnata in modo moderno come fatto con Renault 5, va benissimo, ma l'idea, diciamo terra non aria, forse è un po' da rivisitare. Ovviamente io non sono nessuno quando faccio questi mega discorsi, però mi farebbe molto piacere da parte vostra cosa ne pensate, se la pensate un po' come me, se l'idea di questo super mega drone vi ispira e quindi Renault ha fatto veramente bene, eccetera. Non sono nessuno per giudicare, però fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, perché sono veramente tanto curioso. Insomma, questo video è stato un po' più flash per quanto riguarda una notizia che volevo parlarvene. Come sempre iscrivetevi se ancora non lo avete fatto, lasciate un like, iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte e anche seguimi su Instagram. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.